Amici di Moto.it, ciao a tutti da un posto freddissimo. È il 21 settembre, ma qui fa veramente un freddo becco perché siamo a oltre 2000 metri e siamo esattamente nel Principato di Andorra, sui Pirenei, per provare una moto, forse l'avete già vista qua dietro, che è una moto dei record perché è la GS BMW più piccola di sempre per quanto riguarda la cilindrata. Stiamo parlando infatti della G310 GS. Eccola qui, questa moto va spiegata bene perché è un prodotto epocale per la casa tedesca per varie ragioni. Come vi dicevo, prima cosa è la cilindrata più piccola con la sigla GS nella storia di questo marchio. Seconda cosa, è costruita in India dalla TVS. TVS è un colosso indiano che, pensate un po', produce 2,5 milioni di moto all'anno ed è stato scelto da BMW perché utilizza degli standard che sono stati accettati dalla casa tedesca ma sono considerati standard quasi giapponesi. Infatti, guardando poi la moto, entreremo nel dettaglio dopo, vi posso già anticipare che impiega delle sospensioni Kayaba, prodotte anch'esse in India, ma con la supervisione ovviamente del costruttore nipponico, e anche l'impianto frenante. Guardate un po' questo marchio, magari qualcuno di voi lo conosce già, si chiama Vaibre e sono in pratica gli impianti frenanti progettati in Italia ma costruiti poi in Asia dal grande costruttore bergamasco. Eccolo qui, vedete la pinza d'attacco radiale, quindi marchio italiano ma costruzione delocalizzata. Questa infatti è una moto costruita in India, come vi dicevo, dalla TVS, destinata ai mercati asiatici e soprattutto al mercato brasiliano, ma in fase di progettazione è stato considerato anche il mercato europeo. Infatti vedremo poi che le dimensioni, l'altezza della sella e tanti dettagli sono anche a misura dei nostri ragazzi. Questa moto ha il cosiddetto family feeling con le GS più grandi, quindi troviamo il becco anteriore, i fianchetti grigi, in questo caso sono di materiale plastico, e guardate anche la finitura superficiale del serbatoio è identica a quella delle più grosse GS 800, 700 e 1200. Vediamo poi i blocchetti elettrici totalmente nuovi, il manubrio senza traversina, e proseguendo nella zona posteriore vediamo delle pedane molto basse, quindi comode anche per il passeggero, maniglione enorme e una sella ospitale anche per viaggiare in due, perché ovviamente la GS non può rinunciare ai viaggi, anche brevi spostamenti o neanche tanto brevi, perché oggi siamo andati da Barcellona su fin qua fino ad Andorra ed è stata molto comoda lungo tutti i 270 km sia di autostrada che di strada statale. Vediamo poi su questo lato lo scarico singolo che corre alto, ancora le pedane del passeggero e il forcellone in alluminio. Proseguendo, telaio a traliccio in acciaio, ha il serbatoio da 13 litri e nella zona superiore, non è come sulle GS 800 nella zona posteriore, che invece è molto esile. Troviamo poi il protagonista di questa moto, perché è un motore monocilindrico di 313 cc interamente progettato dalla BMW. Poi è stato costruito in India, ma è un progetto interamente tedesco. Vedete subito che è strano, perché? Perché è inclinato all'indietro ed è ruotato rispetto ai monocilindrici più diffusi di 180 gradi. Cosa vuol dire questo? Che abbiamo lo scarico, eccolo qui, nella zona posteriore, che corre poi sotto, eccolo qua sotto, passa in questo foro nel forcellone e risbuca di qua, mentre l'alimentazione è anteriore. In questo modo cosa succede? Che abbiamo un condotto di aspirazione molto verticale che migliora la respirazione del motore. E seconda cosa molto importante, il filtro dell'aria è qua sotto, coperto da questa cover, e non invece sotto la sella, quindi in una zona molto più riparata dalla polvere quando viaggiate fuori strada. Proseguendo troviamo la forcella Kayaba a steli rovesciati e i cerchi a razze in alluminio. Ovviamente sono stati scelti cerchi di questo tipo e non a raggi perché costano industrialmente meno e quindi permettono di contenere il prezzo d'acquisto della moto. Nota importante sui pneumatici, perché BMW non ha badato a spese e ha scelto gli ottimi Metzeler Tourance. In questo caso hanno una carcassa studiata per la G310 GS, una carcassa più morbida rispetto alle Max Enduro, e oggi l'ho provata anche col bagnato e si è comportata davvero bene. Passiamo ora al ponte di comando. Blocchetti elettrici totalmente nuovi con l'ABS disinseribile. C'è il passing che non è assolutamente diffuso sulle moto di questa categoria, mentre manca il tasto delle 4 frecce. E a livello di note migliorabili, vi dicevo prima, delle finiture nel complesso sono molto buone perché ricordano quelle delle GS più grandi. Però c'è una cosa che sarebbe decisamente migliorabile e sono le leve che non sono regolabili nella distanza. Sulla frizione si può intervenire un pochino col registro del cavo, mentre nel caso della leva del freno anteriore non si può proprio regolare. Questo è un peccato per i ragazzi magari che hanno le mani un po' più piccole, perché si fa un po' più fatica a raggiungere la leva. Adesso vi mostro la strumentazione, che è molto completa. C'è l'indicatore della benzina, l'indicatore della marcia inserita, l'ora e il consumo che si è rivelato sempre molto basso. Adesso la metto anche in folle e vi faccio sentire il rumore del motore. Ecco qui il monocilindrico girato di 180 gradi, sentiamo il rumore.
Ecco, Euro 4, però il rumore è molto bello e scopriremo dopo su strada che le prestazioni sono davvero interessanti, lo pongono al vertice della categoria 250-350 cc di moto stradali. Al passeggero sono dedicate pedane basse, come vi ho detto, un'ottima imbottitura della sella e un maniglione molto grande. Non può mancare il portapacchi che ospita anche il bauletto, mentre su questo lato c'è una piccola pecca della moto che riguarda la pedana di destra del passeggero, perché il piede del secondo ha il tacco che è molto vicino allo scarico e quindi quando portate gli amici è meglio avvisare che potrebbero scottarsi la suola. Proseguendo vediamo gli specchietti di buona fattura e il piccolo cupolino che non è regolabile nell'altezza, ma in BMW ci hanno già garantito che ci saranno poi cupolini di altezza maggiore per proteggere meglio dall'aria in inverno, per chi lo userà anche fuori dalla città. La costruzione indiana ovviamente ha permesso anche di contenere il prezzo di questa moto, che è pari a 6.000 euro su strada col primo tagliando incluso come per tutte le BMW. Ve la mostro ancora nell'insieme, vedete che la moto ha una bella stazza, si presenta molto bene, pesa 169 kg col pieno ed è adatta anche ai ragazzi europei più alti. Abbiamo una sella a 83 cm da terra, quindi bassa, ospitale anche per le ragazze e molto stretta nella zona anteriore. Però per gli spilungoni BMW ha previsto anche la sella a 85 cm, mentre per i ragazzi meno alti c'è una sella a 82 cm. Adesso credo proprio di avervi detto tutto, vi mostro anche il posteriore della moto che ha questo portafaro col faro LED molto piccolo, guardate com'è aggressivo il posteriore della G310 GS, ve l'ho mostrata e adesso vado a provarla. È una moto molto piccola nelle dimensioni, pesa meno di 170 kg col pieno, ma ha una discreta abitabilità anche per gli spilungoni come il sottoscritto. In particolare la sella è molto bassa, 83 cm da terra, ma si può avere anche più bassa, a 82, quindi questo permette di appoggiare molto bene i piedi per terra. Come contropartita c'è per i più alti una posizione piuttosto infossata. Vedete in curva l'agilità della nuova 310 GS è veramente incredibile, guardate come scende in piega, molto sicura, un'ottima aderenza grazie alle gomme Metzler studiate appositamente per lei. Guardate che angoli di piega raggiunge ed è molto sicura. I cambi di direzione sono immediati, quindi sarà una moto adattissima a chi comincia. Le sospensioni sono molto scorrevoli e un pelo morbide nelle fasi di frenata più forte e in accelerazione quando si prendono delle buche. Adesso vi faccio vedere una frenata d'emergenza. Vedete che la forcella s'accuccia tanto, però la risposta è molto valida nel complesso. Adesso ripartiamo e l'elemento che più mi ha convinto di questa moto è sicuramente il motore monocilindrico, perché ha un'erogazione fantastica con un range molto ampio. Parte da 2000 giri, molto regolare, fino a 6000 giri è piacevole nel traffico, permette di snocciolare le marce in rapida successione, ma è dopo i 6000 giri che inizia a cantare in maniera davvero pepata. L'impianto frenante è quello della Brembo, ma della sottomarca di Brembo by Bre. La frenata è soprattutto modulabile, c'è anche la giusta potenza, ma bisogna strizzare un po' le leve. Adesso guardate anche l'allungo del motore, a 6-7 mila giri già ha tanta verve, sicuramente ha molta più schiena dei rivali 250 giapponesi, ha 34 cavalli a 9500 giri, ma anche sotto spinge molto bene. Guardate anche come scende in piega sicuro. Su strada questa moto è quasi un mix tra una super motard e una max enduro. Più che una max enduro infatti potrebbe essere definita come una crossover, perché non ha tanta escursione nelle sospensioni, ma di contro ha anche un baricentro molto basso che la rende stabile in curva. La strumentazione è molto completa e si legge molto bene, soltanto le spie non sono visibilissime quando c'è molto sole. A 7000 giri, 8000, guardate che verve che ha, e in alto non ci sono vibrazioni a dare fastidio, le classiche vibrazioni del mono. È un motore che allunga tanto e lo fa in maniera veramente piacevole, sembra quasi un pluricilindrico. Gli angoli di piega garantiti dalle Metzler sono notevoli,
e la frenata ha tanta modulabilità, mentre la potenza per averla bisogna strizzare i comandi, ma è giusto così perché è una moto dedicata a chi inizia. Sentite l'allungo del motore, il cambio è preciso e ben rapportato. Considerate che questa è una moto che viaggia a circa 145 km/h di velocità massima, ma la sesta non è una sesta corta di potenza, è una sesta che permette di viaggiare a 120 all'ora come velocità di crociera senza avere il motore impiccato. Guardate, proprio in curva è una moto molto piacevole che sarà perfetta per i neofiti, ma farà divertire anche i piloti più smaliziati. Ho provato poche moto di 250-300 cc con la verve di questo monocilindrico girato di 180 gradi. Guardate che allunga in seconda. Ma il bello è che posso anche mettere, adesso non supero la Volvo, metto anche la quinta. Guardate, 3000 giri, non ho uno strappo, ovviamente adesso sono in salita quindi fatica, ma sale in maniera molto rotonda e fluida. Tra i pregi della G310 GS metto sicuramente il motore, il comportamento della ciclistica molto sicuro e affidabile, la frenata e l'agilità. Questa moto è veramente adatta a tutti. Tra i difetti la posizione un po' incassata per i piloti più alti, che però può essere migliorata con la sella optional più alta, e la protezione dall'aria che già a 120 all'ora è ridotta e si prende tutta l'aria in faccia perché vedete il cupolino è molto basso. Adesso la moto qui sulle strade del Principato di Andorra l'ho provata, l'abbiamo guidata da Barcellona fin qua, è stata un'ottima compagna di viaggio con consumi davvero irrisori. Pensate che ho percorso oltre 26 km con 1 litro tirando spesso il motore. Adesso la lascio tutta per voi nei commenti su moto.it e su YouTube, e vi ricordo una cosa importantissima: iscrivetevi al canale moto.it su YouTube. Ciao a tutti, alla prossima prova!